Quando pensiamo al Medioevo immaginiamo cavalieri, guerre, assedi, ma spesso dimentichiamo il nemico più subdolo che la gente del tempo doveva affrontare. Arrivava ogni anno, era inevitabile, molti cadevano per sua mano, ma tutti ne erano prigionieri. Sto parlando dell'inverno, il fronte più lungo e più difficile da reggere nella vita quotidiana del Medioevo. In un mondo senza riscaldamento, senza elettricità, senza scorte garantite, l'inverno non è una stagione scomoda, ma un'equazione calorica. Perché morire di freddo non significava solo di ipotermia, molto più spesso si moriva di stenti. Se consumavi più calorie di quante ne avevi immagazzinate nel corpo e nel granaio, non arrivavi vivo a Pasqua. Vediamo allora come si cercava di sopravvivere all'inverno nel Medioevo. Prima di entrare nelle case medievali dobbiamo sfatare un mito. Quando si pensa al freddo nel Medioevo, solitamente si immagina un'era glaciale permanente, ma non era così. Il Medioevo non è stato climaticamente uniforme. Tra il X e il XIII secolo, per esempio, l'Europa attraversa quello che gli storici del clima chiamano periodo caldo medievale. Le temperature sono simili e in alcune zone leggermente inferiori a quelle moderne. L'inverno in questi secoli era duro, ma gestibile. Tutto cambia alla fine del 200. Entriamo nella fase di transizione verso la piccola era glaciale. Gli inverni si allungano, le piogge autunnali non smettono mai, facendo marcire il grano prima ancora che arrivi il gelo. Con più giorni sotto lo zero, la neve resta a terra settimane e terreni gelati più a lungo significa avere raccolti più incerti. Le cronache medievali parlano di fiumi che gelano regolarmente, di inverni così rigidi da bloccare i commerci, di carestie che arrivano perché il freddo dura troppo a lungo. Una variazione media di un solo grado poteva ridurre i raccolti di settembre del 15-20%. Questo non significava morire subito di fame, ma entrare nell'inverno già indeboliti, con meno risorse per affrontare freddo e malattia. Il problema poi non era solo quanto facesse freddo fuori, ma anche quanto facesse freddo dentro. Parliamo di come affrontavano il freddo nelle case medievali. Se fuori fanno 0 gradi, oggi entri in casa e ne trovi 19-20. Nel Medioevo entravi in casa e ne trovavi sì e no 5. La casa medievale non era un rifugio termico, era una specie di fuori con il tetto sopra. Bisogna ricordare che casa medievale non significa una cosa sola. Cambia tutto se sei un contadino, un artigiano in città, un monaco o un nobile. Cambia la zona, cambiano i materiali, cambiano le dimensioni, ma c'è un problema comune a tutti. Il calore non veniva trattenuto. Pensiamo alle abitazioni più comuni. Le case contadine erano spesso costruite con la tecnica del torchis, un intreccio di rami ricoperto di argilla, paglia e sterco. Questo materiale non sarà per nasi fini, ma è comunque un isolante migliore della pietra nuda. Il pavimento poi era solitamente in terra battuta e il tetto fatto di paglia o scandole. Ma il problema principale non erano i muri, erano le aperture. Nel Medioevo la finestra è praticamente un buco nel muro. Sono aperture piccole, posizionate spesso in alto e per buona parte del Medioevo senza vetro. Il vetro alle finestre era un lusso inimmaginabile per i poveri. Le finestre erano buchi chiusi da imposte di legno o talvolta da pergamena oleata o tela cerata che lasciava passare una luce spettrale ma almeno fermava un po' il vento. Insomma, in inverno la luce entrava poco ma l'aria entrava tanto. Per questo venivano aperte solo nelle ore davvero necessarie per lavorare, per far uscire il fumo del focolare, per far entrare un po' di luce. Il risultato però erano spifferi e umidità ovunque. E adesso arriviamo al grande protagonista del nostro immaginario medievale, il fuoco. Perché uno pensa, bastava il camino, solo che spesso il camino vero e proprio non c'era. In molte case per secoli si usa un focolare aperto al centro della stanza, con il fumo che sale e si accumula sotto il tetto, per poi uscire da un'apertura, una specie di Louvre o sfiato. Funzionava per non intossicarsi troppo, ma era un disastro per il calore. Se il fumo sale, sale anche il caldo. Nelle abitazioni dei contadini più poveri o nelle aree più fredde dell'Europa settentrionale, molti non avevano neanche lo sfiato nel soffitto, ma il fumo filtrava attraverso la paglia della copertura. Questo creava un ambiente che oggi definiremmo tossico. Sono stati ritrovati infatti scheletri medievali con sinusiti croniche e danni polmonari da inalazioni di fumo, ma la scelta era respirare fumo o morire di ipotermia. Il fumo, stratificandosi in alto,
questo creava paradossalmente una cappa calda. Nel Medioevo avere il fuoco acceso non significava stare caldi, significava stare meno morti. Il caldo rimaneva vicino al focolare e basta. Appena ti spostavi di 2 metri ti si ghiacciavano le chiappe. La casa restava su temperature che oggi definiremmo da cantina. In inverno una casa medievale povera stava spesso tra i 5 e i 10 gradi, con punte un po' più alte solo vicino al focolare e più basse di notte o nelle giornate molto rigide. Questo spiega perché la vita si restringeva intorno al fuoco. Le cose iniziano a cambiare tra il XII e il XIII secolo, ma solo per le abitazioni più ricche, quando compaiono e si diffondono i veri camini con canna fumaria, presenti però solo nei castelli e nelle grandi case. Si passa dal fuoco in mezzo al pavimento al fuoco addossato a una parete, con una struttura che portava via il fumo. Ma attenzione, per le case comuni in molte aree d'Europa il camino moderno resterà a lungo un lusso. Non dimentichiamo che oltre al fuoco esiste un'altra fonte di calore, meno efficace ma più sicura: il calore dei corpi, umani e animali. Nelle longhouses o nelle case contadine miste, una parte dell'abitazione era riservata al bestiame. Una mucca o 2 maiali emanavano una quantità significativa di calore corporeo, circa 500-800 watt di energia termica per una mucca. Dormire separati dagli animali solo da un tramezzo di legno significava sfruttare quel calore biologico. L'altro calore biologico da sfruttare era quello umano, e qui entra in gioco il letto. La notte nelle case medievali era ancora più fredda. Il fuoco non poteva rimanere acceso per evitare incendi. Verso le 20 o le 21 le braci del fuoco venivano coperte con un coperchio bucherellato. In questo modo le braci covavano tutta la notte senza consumarsi rapidamente e al mattino bastava soffiarci sopra per ravvivare il fuoco. È proprio da questa attività che proviene il termine coprifuoco, per indicare il divieto di stare fuori casa dopo un certo orario. Spento il fuoco, la temperatura interna crollava rapidamente e qui entra in gioco il letto, perché nel Medioevo il letto non è solo un mobile, è un microambiente. Per i nobili il letto a baldacchino con pesanti tende di lana o velluto non era una scelta estetica, ma funzionale. Creava una stanza nella stanza, trattenendo l'aria calda. Per i poveri invece la strategia era diversa. Usavano la massa. Si dormiva insieme. Intere famiglie, a volte con ospiti o servitori, condividevano giacigli di paglia rialzati. Nel Medioevo non esiste un unico modo di dormire valido per tutti, sempre e comunque. Quello che sappiamo dalle fonti è che prima di andare a dormire si toglievano quasi sempre gli strati esterni. Gli abiti da lavoro, spesso di lana, sporchi, umidi o irrigiditi dal freddo. Dormire con quei vestiti addosso avrebbe significato trattenere umidità e raffreddare il corpo. Ma questo non vuol dire che si dormisse nudi come regola generale. Molte persone dormivano con una camicia di lino, soprattutto nel tardo Medioevo e quando si possedeva biancheria sufficiente. Il lino era l'unico tessuto che veniva lavato con una certa regolarità, assorbiva il sudore, restava più asciutto e creava uno strato di separazione tra il corpo e le coperte. Chi non aveva una camicia pulita o di ricambio poteva invece dormire senza indumenti, affidando la protezione dal freddo non ai vestiti, ma al letto stesso. Tra poco vi dirò come era fatto, appositamente per trattenere il calore. C'è però un elemento che accomuna quasi tutti, indipendentemente dal resto: la cuffia da notte. La testa disperde una grande quantità di calore corporeo. In una stanza a 4 gradi, avere il corpo sotto le coperte ma la testa nuda significa svegliarsi con dolori, rigidità al collo e raffreddamento grave. La cuffia, di lino imbottito o di lana, restava in testa sempre. Nelle miniature medievali vediamo spesso coppie a letto completamente nude ma con la cuffia ben allacciata sotto il mento. La composizione del letto era fondamentale, era necessario che fosse stratificato. I giacigli medievali, anche quelli più poveri, non sono mai superfici semplici, sono composti da strati, come una torta. Sotto c'è l'isolamento dal suolo, un pagliericcio fatto con un sacco pieno di paglia o foglie di felce. La paglia è un ottimo isolante. Il letto non era mai a contatto diretto col pavimento umido di terra battuta. In mezzo c'era il radiatore umano. Persone che dormivano tutte insieme, 3 o 4 corpi umani generano circa 300-400 watt di calore. Sotto le coperte questo creava una sacca d'aria calda che rendeva sopportabile la temperatura. E infine veniamo alle coperture sopra. Lenzuola di lino, grezzo per i poveri, finissimo per i ricchi, coperte di lana,
pesanti, infeltrite, che trattenevano il calore anche se l'ambiente era umido. E poi pellicce e mantelli come piumone. Le pelli di pecora o di capra venivano stese sopra le coperte di lana per sigillare il calore, e i vestiti del giorno più asciutti e spessi venivano buttati sopra come ulteriore strato di isolamento. Anche nelle case migliori non tutte le stanze vengono riscaldate. Il letto resta il punto più caldo della casa, ma il freddo non colpisce tutti allo stesso modo, colpisce soprattutto quando incontra la fame. Nel Medioevo l'inverno diventava veramente pericoloso quando incontrava la fame, perché se non hai combustibile il freddo ti uccide da dentro. Il corpo umano sotto stress termico brucia calorie molto più velocemente. Un uomo adulto che lavora all'aperto d'inverno ha bisogno di un apporto e qui arriviamo al paradosso crudele dell'inverno medievale. Hai bisogno di più cibo proprio quando ce n'è di meno. Novembre e dicembre erano mesi di relativa abbondanza, era il tempo della macellazione. Il maiale veniva ucciso perché non si poteva sfarmarlo d'inverno, ma il vero pericolo arrivava dopo. Gli storici inglesi lo chiamano The Hungry Gap, l'intervallo della fame, che corrisponde grosso modo alla tarda primavera, ma i cui effetti iniziano a sentirsi pesantemente a febbraio e a marzo, quando le scorte accumulate in autunno iniziano a diminuire e quello che resta è spesso il cibo meno nutriente, pane scuro e indurito, legumi secchi e brodi poveri. E attenzione, questo vale anche per gli anni senza carestia. Anche in un inverno normale, da gennaio iniziano mesi di dieta monotona e caloricamente insufficiente. Cosa si mangiava? Beh, niente di fresco. La dieta invernale era basata sulla conservazione, carne salata o affumicata, che causava problemi di pressione e scorbuto per mancanza di vitamina C, legumi secchi come fave o piselli, e pane. Quando le scorte di grano iniziavano a scarseggiare, si mischiava la farina con ghiande, legumi macinati o, nelle carestie peggiori, corteccia e paglia. La Quaresima, che cade proprio tra fine inverno e inizio primavera, imponeva restrizioni alimentari e religiose. Niente carne. Per quanto dura, da un punto di vista gestionale, la Quaresima aiutava a razionare le ultime preziose scorte di carne secca, costringendo la popolazione a passare al pesce e ai legumi. Nei villaggi contadini il problema non è solo mangiare poco, ma mangiare male proprio quando ti servirebbe più energia per resistere al freddo. Le cronache non parlano quasi mai di morte per freddo, ma parlano di debolezza, malattia, inermi resistenze. Non si muore di fame immediata, ma perché il corpo, indebolito dall'inverno, non regge più e diventa vulnerabile alle malattie. Il freddo indebolisce il corpo, è vero ancora oggi, figuriamoci nel Medioevo. Le infezioni respiratorie, ad esempio, diventavano molto più pericolose in inverno, non perché non esistessero in estate, ma perché un corpo malnutrito e costantemente esposto al freddo resiste peggio. Quali erano le cure per le malattie invernali? La medicina medievale, basata su Galeno e Ippocrate, vedeva il corpo come un equilibrio di 4 umori. L'inverno era associato al flemmatico, freddo e umido. Secondo i trattati come il Tacuinum Sanitatis, l'inverno aumentava la quantità di flegma nel corpo, dando sintomi come tosse, catarro, dolori articolari, letargia. La cura era il riequilibrio termico, ovvero bisognava mangiare cibi caldi e secchi. Ma attenzione, caldo non nel senso di temperatura, ma qualità intrinseca. Le spezie, ad esempio, come pepe, cannella e zenzero, erano calde, al massimo grado. Ecco perché il vino speziato era considerato una medicina, non solo una bevanda. Per i poveri che non potevano permettersi le spezie d'Oriente, le medicine erano l'aglio, la cipolla e il porro. Questi bulbi erano considerati caldi e potenti contro il freddo interiore. La mortalità invernale era altissima, soprattutto per anziani e bambini. Si ammalavano spesso di polmonite, che ai tempi chiamavano febbre pleurica, e non c'era modo di curare un'infezione polmonare grave in una casa piena di fumo e correnti d'aria. Ammalarsi d'inverno nel Medioevo significava sapere che potresti non arrivare alla fine della stagione, non solo perché mancavano le medicine, ma perché mancavano le condizioni materiali per guarire: calore costante, cibo sufficiente, riposo reale. E così l'inverno medievale diventa una prova selettiva. Quando guardiamo alle statistiche storiche, la fine dell'inverno è spesso il periodo in cui si contano più morti. E quando non puoi controllare né il clima né il corpo, ti resta solo una cosa:
dare senso a quello che sta succedendo. E qui arriva la religione. L'inverno medievale è prima di tutto un assedio psicologico. Immaginate notti che durano 15 ore. Immaginate di essere isolati nella neve, con le scorte che calano e la tosse di un figlio che peggiora. La paura dominante è di non esserci più a marzo. Gli storici dicono che l'inverno era percepito come un memento mori collettivo. Vedere la natura morire fuori dalla finestra ricordava costantemente la fragilità umana. Non è un caso che nei monasteri in questo periodo dell'anno si parlasse spesso di accidia, un misto di tristezza, noia e disperazione spirituale che colpiva proprio quando il corpo era affiaccato dal freddo e dall'immobilità. Ed è qui che la religione trasformava il caos in qualcosa di comprensibile. Non prometteva che l'inverno sarebbe stato facile, ma prometteva che non sarebbe stato inutile. La fatica diventava prova, la fame diventava penitenza, la malattia diventava occasione di salvezza e la morte, se giungeva, non era la fine di tutto, ma l'inizio di una nuova vita nell'aldilà. Gli avvenimenti religiosi poi permettevano di concepire l'inverno come una fase del tempo, con un inizio, una durata e una fine. Il calendario liturgico spezzava l'inverno in tappe riconoscibili: Avvento, Natale, Epifania, Candelora, Quaresima. Non faceva sparire la fatica, ma la collocava nel tempo. Dava un prima e un dopo, sai dove sei e quanto manca, rendendo così l'attesa abitabile. I rituali invernali tengono insieme le persone, proprio quando l'istinto suggerirebbe di chiudersi in casa, isolarsi, nascondere il cibo. Soffrire da soli è devastante, soffrire insieme è più gestibile. Le feste della luce avevano un ruolo centrale. Il Natale cade subito dopo il solstizio d'inverno, la nascita della luce nel momento di massimo buio. La Candelora, il 2 febbraio, è la festa della purificazione, sì, ma è soprattutto la festa delle candele. In un mondo buio, benedire le candele che serviranno per tutto l'anno non è solo liturgia, è la benedizione dello strumento che ti permette di vedere, lavorare e vivere dopo il tramonto. Queste feste erano atti di resistenza al buio. Accendere centinaia di candele in chiesa non era solo liturgia, era un messaggio visivo potente che diceva: il buio non ha ancora vinto, siamo ancora qui. In questi mesi anche la distinzione tra mio e tuo tendeva ad assottigliarsi, per necessità prima ancora che per bontà. Confraternite e parrocchie attivavano reti di solidarietà fondamentali. L'elemosina aumentava. I nobili nei loro castelli erano tenuti per consuetudine sociale e dovere religioso a offrire avanzi o ospitalità ai cancelli. Era un ammortizzatore sociale indispensabile per evitare rivolte quando la fame mordeva. Non era filantropia nel senso moderno, ma una strategia di sopravvivenza collettiva. Nel Medioevo la fame di uno non era mai solo sua, indeboliva i corpi, allungava le malattie e le faceva circolare dentro la comunità, diventando un rischio sanitario per tutti, non solo per i poveri. Affrontare l'inverno da soli era il rischio più alto. Affrontarlo insieme alla comunità era l'unica possibilità di arrivare alla primavera. Infatti, se ci pensate, non è un caso che ancora oggi diciamo che a Natale dobbiamo essere tutti più buoni. In questo periodo girano anche più campagne benefiche. È un'idea che nasce in epoche in cui l'inverno richiedeva ancora più solidarietà del solito, perché non tutti affrontavano questa prova con le stesse armi e l'inverno, più di ogni altra stagione, rendeva visibile chi aveva risorse e chi no. Se ci chiediamo chi aveva più possibilità di arrivare alla primavera, la risposta sembra ovvia: i ricchi. Ma nel Medioevo la ricchezza non è un numero su un conto in banca, ma è qualcosa di molto fisico. La vera differenza tra la vita e la morte si riassume in una parola: margine. Quanto margine hai di cibo, di legna e di riposo? Prendiamo un caso studio perfetto: i monasteri. I monaci non sopravvivevano meglio perché erano comodi o ricchi in senso moderno, sopravvivevano grazie all'organizzazione. La regola di San Benedetto è a tutti gli effetti un manuale di sopravvivenza logistica. C'era un monaco specifico, il camerarius, responsabile di garantire che ogni confratello avesse tuniche di lana pesante e scarpe non bucate prima dell'inverno. E soprattutto l'architettura monastica prevedeva una stanza speciale, il
il calefactorium, che era spesso l'unica stanza riscaldata di tutta l'abbazia, tolte le cucine e l'infermeria. Qui i monaci potevano andare a turno per scongelarsi le dita dopo ore passate a copiare manoscritti nel gelo dello scriptorium. Il margine del monaco era la prevedibilità, pasti frugali ma sicuri e un luogo caldo garantito. Questo riduceva lo stress fisico che invece uccideva i contadini. Saliamo nella scala sociale, i nobili. Il loro vantaggio non era l'efficienza ma l'abbondanza. I registri feudali e i documenti come il Domesday Book ci mostrano chiaramente chi possedeva le foreste. Mentre un contadino doveva faticare per raccogliere legna secca o fascine nel bosco comune, un signore feudale aveva il diritto di tagliare alberi interi. Il nobile poteva permettersi il lusso dell'inefficienza, camini enormi che disperdevano calore ma che bruciavano tonnellate di legna. E poi c'era il fattore biologico decisivo, le proteine. Mentre i poveri sopravvivevano a pane e zuppe, la tavola del signore abbondava di carne, cacciagione, arrosti. Una dieta iperproteica e grassa aiuta il corpo a generare calore interno molto meglio di una dieta povera. E infine i contadini. Il loro problema non era solo il freddo, ma la bancarotta energetica. Entravano nell'inverno già esausti dal lavoro dei raccolti autunnali. Non avevano margine di riposo. Anche col gelo bisognava accudire gli animali, riparare gli attrezzi, cercare legna. Per loro un imprevisto, come una mucca che muore, un tetto che cede, un'infezione banale, diventava una condanna. Senza scorte extra, senza la rete di sicurezza di un granaio pieno o di un servitore che accende il fuoco per te, l'inverno smetteva di essere una stagione e diventava una selezione naturale silenziosa. Non vinceva il più forte, ma chi aveva accumulato abbastanza margine per permettersi di sbagliare o di ammalarsi senza morire. E questo era come si sopravviveva a un inverno medievale. Visto che siamo nel 2026, anche se siamo in inverno, so che avete ancora abbastanza energia per lasciare un mi piace, iscrivervi e magari anche lasciare hype. Scrivetemi nei commenti se pensate che sareste sopravvissuti a un inverno medievale. Noi ci vediamo su Instagram o qui al prossimo video. Ciao!